Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Sistematevi le cuffie, fate un sorso di caffè e lasciate che vi accompagni in un viaggio fra ricordi di set, progetti internazionali e ipotesi romantiche che stanno infiammando da settimane il pubblico di lingua turca e non solo. Oggi parliamo di due volti amatissimi, Can Yaman e Demet Özdemir, la coppia artistica che ha fatto battere milioni di cuori con Erken Çikus e che adesso torna al centro dell'attenzione per un motivo che ha più dell'intimo che del mediatico. La voce secondo cui Can avrebbe manifestato il desiderio concreto di rivedere Demet a quattro occhi, lontani da set e telecamere, quasi a chiudere il cerchio di un legame che il tempo non è mai riuscito davvero a sciogliere. Un passo indietro, l'inizio di un fenomeno globale. È il 2018 quando Erken Çikus debutta sugli schermi turchi. Lei interpreta Sanem, giovane sognatrice costretta a scegliere fra la sicurezza del negozio di famiglia e la bruciante ambizione di diventare scrittrice. Lui veste i panni di Kendevet, fotografo dal fascino ruvido che cela, dietro la barba incolta e lo sguardo magnetico, una fragilità inattesa. La chimica è istantanea, palpabile, tanto che le scene di backstage iniziano presto a circolare su forum internazionali, dando origine a sottotitoli fai da te, community dedicate, fanfiction e perfino corsi online di turco base per seguire la versione originale senza aspettare i doppiaggi ufficiali. Il successo è tale da travalicare i confini nazionali, arrivano premi, ospitate in festival europei, richieste di interviste dai principali magazine di lifestyle, e una fitta agenda di eventi promozionali che costringe i due protagonisti a condividere aerei, hotel e conferenze stampa per mesi. È proprio in quel periodo che giornalisti e pubblico cominciano a chiedersi se dietro i sorrisi sul red carpet si nasconda qualcosa di più. Carriere che si dipanano in direzioni diverse. Dopo la fine della serie, la vita professionale dei due prende strade differenti. Can vola a Roma, firma un contratto per il reboot di Sandokan e diventa un volto ricorrente nei salotti televisivi italiani. Studia l'italiano con disciplina. Chi lo ha incontrato in palestra racconta che non smetteva di ripetere le battute anche durante gli allenamenti cardio, e prova scene di combattimento a cavallo 3 ore al giorno. Nel frattempo, si parla di una sua possibile incursione in un film d'azione con produzione statunitense, ma i dettagli restano top secret. Demet, invece, torna alla sua prima passione, la danza, e contemporaneamente si immerge in ruoli più drammatici. Gira Dudu Nevuka Derindir, si misura con personaggi tormentati, quindi firma per la commedia romantica Love Tactics, che ottiene numeri record su piattaforme streaming e apre la strada a un seguito in lavorazione. Non paga, presta il volto a campagne sociali sull'autostima femminile, diventa ambasciatrice di un marchio di skincare naturale e fonda una piccola associazione culturale che finanzia borse di studio per giovani attrici provenienti da contesti svantaggiati. Il nodo sentimentale, voci, smentite, matrimoni. Nel 2022 Demet sorprende tutti annunciando il matrimonio con il cantautore e comico Uzan Koç. Cerimonia raccolta, invitati selezionati, video amatoriali che spopolano su TikTok e un velo di discrezione che, paradossalmente, alimenta la curiosità anziché placarla. Ayfendi, Kandem, così si chiama la fandom nata ai tempi di Erken Çikus, si dividono. C'è chi benedice la felicità dell'attrice e chi teme che quel sì metta per sempre la parola fine a un'eventuale riconciliazione artistica con Yaman. Can, da parte sua, mantiene un profilo basso, nessun commento, nessun like malizioso, solo un laconico "le auguro il meglio" riportato da un cronista all'uscita di un evento benefico. Qualche mese più tardi, però, la stampa scopre che Demet e Uzan stanno attraversando un momento di crisi. I due si separano in maniera consensuale l'anno successivo, spiegando in un comunicato congiunto di avere visioni di vita non più allineate. Il presunto incontro su richiesta di Can. Ed eccoci al presente. Secondo indiscrezioni, a inizio primavera Can avrebbe confidato a un amico comune l'intenzione di rivedere Demet per chiarire alcune cose rimaste in sospeso. L'informazione trapela sui social e viene ripresa a raffica dai portali di gossip. In poche ore l'hashtag cancelletto Candem Reunion diventa trending topic in Italia, Spagna, Brasile e, naturalmente, in Turchia. Qualcuno avanza l'ipotesi di un gesto romantico,
Altri parlano di semplice nostalgia per gli anni condivisi sul set, altri ancora insinuano che dietro ci sia una strategia di marketing per promuovere futuri progetti congiunti. La verità, come sempre, sta probabilmente in mezzo. Chi conosce davvero i due attori li descrive come persone che non amano gesti plateali. Se dovesse esserci un incontro, avverrebbe in privato, magari in una casa di produzione o in un locale appartato lungo il Bosforo. È innegabile, però, che la sola idea di vederli di nuovo nella stessa stanza basti a riaccendere l'immaginario collettivo. Reazioni del pubblico e impatto mediatico. In meno di 24 ore, fan account in 4 lingue diverse analizzano ogni movimento social, un like di troppo, un riferimento velato a una canzone d'amore, una foto dal balcone con lo stesso orizzonte marino. C'è chi compila thread lunghissimi per dimostrare che Dimet indossa ancora un braccialetto regalato da Cannes nel 2019, chi zooma su un tatuaggio dell'attore per scorgere presunti nuovi simboli, chi confronta orari di volo Istanbul-Roma per capire se possano trovarsi nella stessa città. Tutto questo nonostante entrambi abbiano più volte invitato a non trasformare la vita privata in un reality show. Il fenomeno produce, tuttavia, un evidente ritorno di immagine, articoli su magazine europei, inviti a programmi di intrattenimento, un picco di visualizzazioni delle vecchie puntate di Erkençikus sulle piattaforme legali di streaming. Per l'industria è oro puro. Per i protagonisti un'arma a doppio taglio, perché la pressione delle aspettative rischia di soffocare la spontaneità di qualunque scelta. Prospettive professionali, fra cinema, serie e moda. Sul tavolo ci sarebbero 3 progetti che potrebbero coinvolgerli insieme. Il primo è un cameo di Khan nella terza parte di Love Tactics, ancora in fase di scrittura, nulla di confermato, ma la produzione non ha smentito. Il secondo è un reality itinerante che alcune emittenti digitali europee vorrebbero acquistare, format a metà fra documentario di viaggio e backstage di set fotografici, con città mediterranee come tappe principali. Il terzo è un film drammatico ambientato nella Istanbul degli anni 40, per il quale i registi avrebbero pensato a loro come coppia protagonista, puntando sulla credibilità costruita nel tempo. Entrambi stanno valutando con prudenza. Dimet ha firmato per 2 film in uscita tra fine 2025 e metà 2026. Khan dovrebbe terminare le riprese di Sandokan e di una pellicola francese entro l'autunno. Incastrare i calendari è complesso ma non impossibile. Molto dipenderà dalla volontà di sacrificare o posticipare contratti già siglati. Il tema della privacy e della responsabilità. Al di là di ogni fantasia romantica, bisogna ricordare che i rapporti fra celebrità si muovono in un ecosistema fragile, dove un singolo gesto può generare migliaia di click ma anche scatenare ondate di odio o delusione. È per questo che amici comuni descrivono Khan e Dimet come estremamente cauti. Lei cura nei dettagli le parole da spendere sui social, lui delega al suo manager la gestione di eventuali smentite, convinto che il silenzio sia la miglior difesa contro i rumori infondati. Il rispetto per la vita privata non è solo un diritto, diventa anche forma di tutela psicologica. Entrambi hanno attraversato periodi di forte esposizione mediatica e sanno che l'idealizzazione può trasformarsi in frustrazione quando la realtà non coincide con la fanfiction. Il compromesso consiste, forse, nel concedere piccoli spiragli, un'ospitata a sorpresa, un cameo appunto, ma proteggere il resto dietro porte chiuse. Una riflessione più ampia sul potere delle ship. Ogni generazione televisiva ha avuto la sua coppia del cuore. Negli anni 90 c'erano i protagonisti delle soap statunitensi, nei 2000 le star dei teen drama, oggi tocca alle produzioni turche cavalcare l'onda di un romanticismo più mediterraneo, fatto di gesti gentili e grandi famiglie allargate. Con i social, però, il tifo per una coppia supera la semplice ammirazione e diventa talvolta una vera militanza, con dinamiche di schieramento degne di un campionato sportivo. La storia di Khan e Dimet offre lo spunto per chiederci dove si collochi il confine fra supporto affettuoso e invasione della sfera intima, un tema sempre più attuale nel dibattito sul rapporto fra fanculture e benessere psicologico delle celebrità. Considerazioni finali e saluti. Che dire, dunque? Potremmo elencare scenari: una cena riservata che suggella un patto d'amicizia, una collaborazione lampo che faccia esplodere lo share, perfino un ritorno di fiamma, perché no, che mandi in tilt le classifiche Most Talked About delle riviste digitali.
Ogni ipotesi resta, per ora, territorio del possibile e del sognato. Quel che è certo è che i due attori condividono un passato professionale denso di ricordi e un rispetto reciproco più forte delle chiacchiere. Se decideranno di rivedersi, lo faranno alle loro condizioni, lontani dall'eco dei flash, magari con lo stretto necessario. Un caffè fumante, una terrazza affacciata sul mare, la libertà di dirsi che cosa rimane, davvero, dopo aver condiviso un successo planetario. E voi, come sempre, siete parte di questa storia. Il vostro interesse guida le conversazioni, le vostre domande ci spingono a cercare fonti, dettagli, testimonianze. Se questo approfondimento vi ha tenuto compagnia o vi ha offerto uno spunto di riflessione, lasciate un like. Per voi è un gesto che dura un secondo, per noi è una spinta a continuare. Se poi volete far parte di una community che ama discutere di spettacolo con rispetto e curiosità, il tasto iscriviti è lì a portata di click. Con Unisciti, invece, troverete contenuti extra, dirette mensili, Q&A, dietro le quinte delle nostre ricerche. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui, dove le storie del piccolo schermo diventano racconti da vivere insieme. Nel frattempo, ricordate, i personaggi passano, ma le emozioni restano. Custoditele con cura e non smettete mai di inseguire ciò che vi fa battere il cuore. A presto!